C'è un post che non so se sta facendo discutere o meno, ma che a me comunque ha fatto pensare, non è passato inosservato. Il messaggio è semplice: la Superbike di oggi andrebbe fortissimo, ma sarebbe ormai vicinissimo alla MotoGP, viene presa la MotoGP come paragone. Per dimostrarlo vengono confrontati i tempi della Superbike del 2026 con quelli della MotoGP del 2008, del 2009. Ora, il problema non è dire che la Superbike stia andando fortissimo, perché è assolutamente vero, mi sembra evidente. Il problema è il metodo utilizzato per dimostrarlo, è il paragone che viene fatto, e questa mania del confronto fra MotoGP e Superbike salta fuori ogni tanto per fare i romantici e portare acqua al proprio mulino, perché qui siamo davanti ad un caso quasi da manuale di cherry picking, cioè si scelgono soltanto i dati che fanno comodo alla tesi e si ignorano tutti quelli che la metterebbero in discussione. Volete vedere a che punto siamo arrivati? E io ve lo faccio vedere. Sigla. Ciao da Mr. Helmet e bentornati sul canale. Partiamo da un presupposto fondamentale. Io non sto dicendo che la Superbike non stia andando fortissimo, anzi la Superbike del 2026 è probabilmente la più veloce della storia. Non è molto spettacolare perché il vincitore è praticamente sempre lo stesso, però in Superbike si va forte come. Le Ducati Aruba stanno facendo tempi impressionanti e dietro di loro anche gli altri, e nessuno può negarlo. Il problema nasce quando, nel tentativo di enfatizzare un risultato, si finisce per costruire un confronto che tecnicamente non regge, e per dimostrarlo si prendono i cronometri della Superbike e della MotoGP, crono che però fra loro non sono compatibili. Nel caso di questa volta, di oggi, si prendono crono del 2026 e li si confrontano con quelli della MotoGP di 17 o 18 anni fa. Del resto è l'unico modo di chi approccia ai dati in modo semplicistico, no? Forzando le cose e finendo con il banalizzarle un po'. Questo, dal punto di vista dell'analisi tecnica, non ha alcun valore, anzi ha un nome ben preciso, lo anticipavo nella intro, e si chiama cherry picking. Che cos'è il cherry picking? È una tecnica spesso usata anche nel dibattito politico, economico, che consiste, per aver ragione, nello scegliere soltanto i dati che confermano la propria tesi, ignorando tutti gli altri. Esattamente quello che succede in questo caso. Il post è questo qui, ok? Ve lo faccio vedere. È un post di Piega e Spiega di Max Temporali, che è il conduttore, il commentatore della Superbike. Quest'anno la Superbike va forte, o fortissimo. A Donington i piloti Aruba hanno stropicciato ogni record. Vabbè. Paul di Bule 1.24.410, in gara 1 Lecuona ha tolto 29 secondi dallo scorso anno. Fra loro, gara di 23 giri. In Super Pole Race Bule che è stato più veloce del 2025, gara di 10 giri. In gara 2 Bule ha guadagnato 22 secondi rispetto a un anno fa, gara di 23 giri, segnando il record di sempre. Passo 1.25, velocità massima Lecuona 280,5 km. Questi qua sono dati tutti giusti, ma che paragonano la Superbike alla Superbike, quindi è più veloce di se stessa. In teoria non vorrebbe neanche dire che è veloce, è solo migliorato. Va bene. E la MotoGP? Boh. E il PD? E il Marò? Boh. Così, giusto per scatenare l'inferno. Vabbè. L'ultima volta che ha corso Donington era il 2009. Ah, cavolo, 2009. Paul di Rossi 1.28.116, record di Pedrosa anno 2026. 2006 1.27.6, velocità massima 273,5. L'ultima gara disputata con asfalto asciutto, così, 2008, con la vittoria di Stoner. Passo gara 1.28, 1.29, come la Supersport di oggi. Ho capito, sono passati 17 anni. Cioè, vabbè. Adesso proviamo a fare quello che secondo me avrebbe dovuto fare chi ha scritto questo post, cioè guardiamo infatti i dati. Allora, nel post viene citata la MotoGP del 2009. Ci si dimentica di dire una cosa fondamentale: la gara del 2009 fu corsa sul bagnato, quindi quei tempi non possono essere presi come riferimento per confrontare una Superbike che oggi corre in condizioni perfette. Poi si passa al 2008 dicendo l'ultima gara asciutta, vero, ma anche qui manca completamente il contesto. Le qualifiche del
sabato nel 2008 furono disputate sotto la pioggia. Infatti basta guardare i numeri. Nel 2006 Dani Pedrosa aveva stabilito il famoso record della pista con 1:27,6. Nel 2008 Casey Stoner conquistò la pole in 1:38,232, quindi 10-11 secondi più lento, non perché le MotoGP fossero peggiorate, ma semplicemente perché le condizioni erano completamente diverse, quindi era bagnato. In gara, infatti, il giro veloce tornò ad essere più veloce, 1:28,7, però un tempo coerente con un weekend che arrivava dopo qualifiche disputate sul bagnato, immagino pista ancora umida, eccetera, eccetera. Quindi normali ma non eccezionali, proprio per via della pioggia del giorno prima. Capite già quanto sia pericoloso prendere un numero e togliergli completamente il contesto. È come prendere una foto e togliere lo sfondo, però c'è di più. Se davvero si vuole fare un confronto storico, ok, bisogna fare un confronto storico, allora bisogna essere onesti fino in fondo, perché nessuno cita la Superbike del 2009. Perché nessuno cita la Superbike del 2009? Anche quella corse ad Donington e Ben Spies conquistò la Super Pole in 1:29,846. Il giro veloce in gara fu 1:30,575. Quindi paradossalmente nel 2009 il divario fra MotoGP e Superbike era ancora evidente, però paradossalmente la Superbike era più vicina alla MotoGP nel 2009, già allora. Quindi se proprio vogliamo dirlo, cosa significa questo? Che in questi 17 anni la Superbike è sicuramente cresciuta tantissimo ed è normale, ma è cresciuta perché sono passati 17 anni, non perché sia improvvisamente diventata una MotoGP. Fra l'altro, ipotizzo che siano passati 17 anni anche per la MotoGP, con gli abbassatori e tutti i device tecnologici, e quindi anche la MotoGP ipotizzo sia cresciuta anch'essa a sua volta. Però peccato che a Donington non corre più. È la domanda che non si pone l'autore del post è questa. Se la MotoGP tornasse a Donington oggi, in quanto girerebbe? Perché anche lei, ripeto, in 17 anni non credo sia rimasta ferma. E qui arriviamo al secondo grande, diciamo, abbaglio, perché anche il paragone fra la Superbike di 17 anni fa e quella di oggi non regge. Non regge perché si parla di Donington come di un luogo immutabile e invece non è così, perché il circuito di Donington, per chi è informato, non è rimasto identico. Quindi non è assolutamente vero. Negli anni il tracciato di Donington, per chi è appassionato, per chi segue, è stato modificato più volte, cioè, quindi in particolare tutta la zona della Melbourne Loop dopo il Ponte Dallop è stata interessata da interventi, modifiche, aggiornamenti del circuito, delle vie di fuga. Quindi di fatto non stiamo nemmeno confrontando esattamente la stessa pista e non basta, perché in 17 anni cambia praticamente tutto il resto. Cambiano le gomme, cambiano gli asfalti, cambia il grip, cambiano i regolamenti, cambia l'elettronica, cambiano le sospensioni, cambiano i materiali, cambia l'aerodinamica, cambiano persino i sistemi di acquisizione dati che aiutano gli ingegneri a migliorare continuamente le moto. Quindi pensare che dopo tutto questo si possano confrontare non solo si possa confrontare non solo la stessa categoria Superbike o la stessa MotoGP, ma addirittura due categorie separate con due crono separati da 17 anni è come confrontare due sport diversi. Allora io mi chiedo che senso ha confrontare una Superbike del 2026 con una MotoGP del 2008 con tutti questi anni trascorsi, tutti questi cambiamenti, eppure una pista diversa? Per dire che la Superbike va forte serve veramente questo. È come prendere una Formula 2 moderna e confrontarla con una Formula 1 di 20 anni fa. Il risultato sarebbe interessante, però non si dimostra nulla di quello che farebbe comodo dimostrare. Se fate una roba del genere avrete soltanto costruito un confronto favorevole alla vostra tesi, avrete costruito un confronto che porta esattamente dove volevate voi, e questo in statistica ha un nome preciso, lo ripeto, cherry picking, fatto con chi si impressiona perché avete messo 4 numeri e dice che bravo analista. Questa è la definizione di cherry picking. Se davvero vogliamo sapere quanto vale la Superbike rispetto alla MotoGP, esiste un solo metodo serio: bisogna confrontare le due categorie
nello stesso periodo storico. Un fenomeno va analizzato così, vanno paragonati così. Stesso anno, stesso circuito, stesso asfalto, stesse condizioni climatiche, stesso livello di grip, magari addirittura nello stesso weekend, solo allora il confronto ha un significato tecnico. Altrimenti stiamo semplicemente scegliendo i numeri che ci fanno comodo e attenzione, questo non toglie assolutamente nulla alla Superbike, anzi la Superbike di oggi è eccezionale, probabilmente è la categoria derivata dalla serie più veloce che sia mai esistita nella storia, ma proprio per questo non ha bisogno di essere misurata così e non ha bisogno di essere promossa confrontandola con una MotoGP di 17 o 18 anni fa con un'analisi un tanto al chilo, ok? Perché la sua grandezza, la grandezza della Superbike si misura da quello che è oggi, che fra l'altro è lo spettacolo che fa una classe e non i numeri nudi, ok? Le grandi categorie, ve lo dico perché noi guardiamo le corse di moto, non stiamo lì a misurare. Okay. Le grandi categorie non hanno bisogno di essere esaltate con confronti sbagliati, cioè i loro risultati parlano già da soli, quindi non servono confronti costruiti ad arte. Quando per dimostrare una tesi bisogna scegliere soltanto i numeri che fanno comodo, non si sta facendo un'analisi, si sta scrivendo una storia, la famosa narrazione, ok? Comoda a chi è parte del meccanismo e quindi deve decantarlo. Poi invece ci sono i giornalisti, gli analisti che dovrebbero descriverlo. Ok, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Secondo voi è un confronto corretto oppure anche voi vedete del cherry picking nella scelta dei dati? Io sono Mr. Helmet, grazie per avermi seguito, per aver seguito questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Attendo i vostri commenti.